Iniziamo la giornata così, siamo qua in aeroporto a Venezia, pronti per andare a Berlino. Vado a fare l'imbarco dei bagagli, volo Ryanair, diamo i documenti e la ragazza ci dice non avete fatto il check-in. Io ovviamente le dico certo non abbiamo fatto il check-in perché tanto abbiamo i bagagli da darle, quindi in ogni caso dovremmo passare per di qua. E lei ci dice guardate, Ryanair se non avete fatto il check-in ha una multa di 55 euro a persona. Io a quel punto le dico ma prima volta che sento sta roba, ho viaggiato tante volte su Ryanair e mai mi era capitata. E lei mi dice guarda, purtroppo è così, io non posso darvi la carta d'imbarco se non avete fatto il check-in. Allora le dico ok, posso mettermi a fare il check-in ora e poi ci rimettiamo in fila e le do il bagaglio. Lei mi dice purtroppo guarda, è un'ora e mezza prima del volo, quindi il check-in online non si può fare, l'unico modo è pagare questa multa. Ryanair è una compagnia low cost. Sì, ma è una compagnia low cost, quindi cosa vuol dire? Cioè devi cercare di spillare soldi ai tuoi clienti in maniera illogica? Cioè che senso ha? È stupido fare due volte lo stesso procedimento, tanto comunque se faccio il check-in a casa comunque ti devo ripresentare i documenti qua e devo comunque rifare il check-in qui, perciò il tutto è banalmente un modo per spillare più soldi ai clienti perché sei una compagnia low cost. È una multa che ok, è colpa mia, non ho letto, alle 7 di mattina iniziare così la giornata non è proprio bellissimo. E questo qui è il ticket, 110 euro pronti per un viaggio di lavoro a Berlino. 110 perché sono 55 euro a persona. Don't be sad, take my money. I don't want to take your money, but I want to share. It's illogical. I agree. Errore mio, per carità, errore mio, però cioè, è completamente illogico. Molto difficile partire così alle 7 di mattina, ma cambiamo direzione. C'è una bellissima alba qui a Venezia, perciò non è successo niente. E noi andiamo a Berlino, Beppe. Sole a Berlino, Beppe! Sole! Se devo essere sincero, si sta anche bene per essere fine ottobre. E giustamente abbiamo il Mercedes. Guarda che servizio. Morning, Riccardo. Yes, Riccardo, thank you. Che bello, tutto verde in giro. Sole verde a Berlino. E sono a Berlino per un evento di Trade Republic dove avrò l'opportunità di fare qualche vostra domanda al fondatore e CEO e di vedere il dietro le quinte con tutte le curiosità di questa realtà miliardaria. E ragazzi, alcune statistiche sulla loro clientela divisa per paesi mi hanno fatto rimanere a bocca aperta. Tutto particolare sto hotel. Postazione di lavoro. Masha, cosa stai facendo? No, calling home? No. Maledetta spia. E lì fuori c'hanno anche il terrazzo. Are you trying everything here? Bello, audio tecnica attaccata alle cuffie. Ah, ma ne hanno varie di cuffie. E queste sono le casse. Ha un sacco di cose vintage in uno stile molto gordo. Go DJ. It's there. E tutto l'hotel è davanti allo zoo e lei è innamorata degli animali. Con le mie pantofole vado in giro, tra l'altro regalate da Masha. Non porto le scarpe in questo periodo ancora a causa dell'incidente perché non ci sto ancora benissimo dentro le scarpe. Ho capito che praticamente lei passerà tutto il giorno lì. Anche la camera è alquanto particolare. L'ingresso, solo il water, la doccia è dentro qui, bella grande, a vista tra l'altro, qua c'è vetro, il lavello è qua in mezzo alla stanza, il letto così, c'è tutto particolare, figo, piante. Purtroppo non abbiamo la vista sullo zoo perché è dall'altro lato, però comunque c'è un piccolo scorcio di città con una sorta di cattedrale lì, tutto particolare con questa scimmia ad accoglierci, questa bellissima borsa Freytag che fa tantissima voglia di farla su, però ci dicono di non farla su. Frighetto ed è tutto gratis le cose qua dentro. Vabbè, c'è niente, acqua, fritz cola e questa barretta che mi mangio subito. Tra l'altro c'era anche questo giornale qui che è fatto direttamente da questa catena d'hotel. Ragazzi, ho noleggiato un bolide, 5 euro per 3 ore mentre Masha sta facendo la sua lezione di italiano, così mi faccio il giro di Berlino e comunque tengo calde le gambe perché come sapete sto iniziando ad allenarmi per l'Ironman. Monomarcia non è l'ideale, però ce la facciamo bastare. Fa un freddo cane. Porca boia, sono in ciabatte perché nelle scarpe non ci sta. Però che spettacolo, tantissimo verde in quel di Berlino, tantissimo verde. Ora cerchiamo di pedalare e non fermarci ogni 2 metri. Con sto sole qua e sto verde qua sto rivalutando Berlino. Bello cavolo. Un salto sulle ceneri del muro andava fatto. E c'è anche un sacco di gente. Guarda che benessere. Sole verde. Eccola lì lanternona.
Molto lenti, una passeggiata per Berlino, però anche oggi i nostri 20 km ce li siamo messi in tasca. Bici lasciata giù, doccetta e si lavora. E comunque per le bici Berlino veramente top. Cioè anche se c'erano lavori e la ciclabile era occupata, piuttosto toglievano una carreggiata. Tanta roba. How is going here? Io ho studiato e ho finito. You like the room? Sì. Hanno ricaricato il frigo mentre ero fuori. Bene la birra. German birra, tedesco birra. Tedesco birra. E adesso si va a cena con i banchieri con la killer feature, queste ciabatte Hug. Finalmente di persona, Ciao, come stai? Qui i tedeschi sono matti, fanno tutte le cose fake e c'è anche lo spritz che proviamo subito. Facciamo una recensione veneta. Buongiorno. Bello. Questo evento aveva anche lo scopo di fare team building con tutti i creator mondiali con cui Trade Republic collabora. One shared goal: elevate the level of financial literacy of European people. Perciò prima di entrare negli uffici, cena tutti insieme con tagliatelle e cannoli fatti da noi. Ed è sempre molto bello incontrare di persona persone con cui collabori da anni. Oh, com'è sta tagliatella, Marci? Un po' piccante ma buona. Fatta da noi. Sono le 22:22 però. Cena italiana, spagnola. Si digerisce domani. Oggi andiamo a visitare gli uffici di NordVPN. Ammazza. Hai digerito? Mamma mia quanto abbiamo mangiato ieri sera. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno, good morning. Good morning. General Manager Italy, buongiorno. Spiegaci. Ti briefo. Trade Republic è in questo building da 2 settimane. Questo building non appartiene solo a Trade Republic, ma i primi piani sono di Flink, un'app di delivery tipo Gorillas però qua a Berlino, mentre il quarto e il quinto piano del terrazzo sono di Trade Republic, che è tutto open space e è meraviglioso. Giusto, no? Assunto. Informazioni corrette. Intanto qui abbiamo la conferenza, io giocherò a basket. Qua c'è tutta la colazione. Sembra tutto molto bello. Dopo aver fatto colazione abbiamo fatto un veloce giro degli uffici per poi passare alla presentazione di Christian Hacker, cofondatore e amministratore. Partito ricordandosi la foto del loro primo ufficio e del fatto che il loro obiettivo principale sia quello di far investire e responsabilizzare le persone nel lungo termine. And you do not need to be an investment wizard to recognize that investing your money to the world economy, waking up every single morning, looking yourself in the mirror and asking yourself, do I believe the world economy is going to grow in 10 years' time, yes or no? I think every human has an opinion on this. And that is the problem. Poi dopo di lui è intervenuto Julian, Growth Manager, direttore della crescita, che ci ha condiviso delle analisi fatte nel tempo ai loro clienti. Purtroppo non posso condividervi tutti questi dati, però implorandoli mi hanno permesso di condividervi queste 2 schermate, che come potete vedere confermano la pessima situazione italiana per quel che riguarda educazione e potere d'acquisto e condizione finanziaria rispetto al resto d'Europa. E per migliorare questa situazione io ci sto mettendo il mio con tutti questi video e penso che qualcosa si stia muovendo. Poi vedremo tra 5 o 10 anni come saranno le cose, però se non agiamo subito facendo qualcosa, informandoci ed educandoci, questi 2 grafici rischiano di diventare un circolo vizioso che non ci porterà lontani. Calmati, sembra molto buono. Cos'è sto tortino così? Buon appetito. Poi dopo pranzo ci hanno spiegato alcune innovazioni che stanno facendo all'app, anche qui tutto top secret, ma se avete Trade Republic vedrete. E a proposito, se volete darci un occhio, qui sotto in descrizione trovate il mio link con codice invita un amico. Infine, finalmente, dopo tutta questa introduzione, è arrivato il mio momento per fare qualche domanda a Christian. In my YouTube channel, I have a playlist where every month I share how much I earn, where I'm investing in every of my single accounts, Right. even like deposit accounts, current accounts, whatever. So I'm curious, how do you invest and where do you invest? Yes. I must admit I have a very bumpy road of personal investings. Okay. So I graduated with 18 years and then I thought I'm smart. So I wanted to invest like 2,000 euros. I went to my local bank and the banking advisor had been my football trainer back in at hometown, and I put it into a discount certificate in the Euro stocks, right? All the money. And little did I know, but then there was the Euro crisis, right, in 2008, and the money was gone within 3 months, right? Okay. So I got a bloody nose. I have not invested since, and then when we had Trade Republic, I started investing again. Okay. And today I invest like many of our customers. So I think 2/3 of my money is running into ETFs via savings plans, right? Then I have some single stocks, for example, now in the tech sector, right? It's obviously a natural. Sure. And then now recently I invested as well into bonds because I think 4-5% over 2-3 years is a great investment.
any other alternatives investment like startups or something interesting? No, I like to keep things very simple, Good. right? So, as you know, maybe from yourself, there's a lot of things to worry in life, and the finance shouldn't It's be one. my same approach, more or Yes. less. Which was the goal at the beginning where you founded Trade Republic? Did it change? How is now? So we started in 2015, Okay. and we thought, first of all, we want to build a technology company, Sure. meaning serving more people a better product for fewer costs. That was the general idea. And then we've been passionate about the banking sector because I think the offerings are very poor, high prices, etc. And then we thought within banking, wealth creation, like wealth management, is an underutilized segment. As I told you this morning, I think then we spent like brainstorming what are the industry trends, and we came to the pension gap. And so what we draw on the kitchen table of my co-founder Thomas in his like a dirty apartment is still the first slide of our pitch deck, right? So we believe in the next 50 years there's going to be millions of people across all Europe trying to build wealth, trying to invest, and that's a big passion we have ever since. Where do you see the biggest problem in pension gaps? If you like, I think that you have much more data that I have, and that you studied much more. So which are the countries that are going to suffer the most? Quite frankly, I think almost all continental European countries, right, are late to the party. And the problem about the pension gap is that it's obvious, but very painful to fix. Because no politician goes out and says, okay, we're going to cut expenses today, we're going to reform the pension system whatsoever. And it's likely going to take almost 100 years to really fully reform it. Because you need to feed the old people while serving the young people. And actually it's quite a new kind of system, like it's a young system, so that's why. And so basically you will see us young people, we're in the middle of this transformation, so we need to take our destiny into our own hands investing. Sure. But quite frankly, I mean, even big countries like France have done huge reforms in the last years, and I think they are showing where it can go, right? For countries like Italy, like Germany, like Spain. But do you think that some other system, like, for example, I'm living in Dubai at the moment, and there's no any kind of pension, right? That can work? Well, yes and no, right? I mean, there's certain societies, certain countries where that might work, but I think the big societies like United States, UK, if you Europe, want to build welfare. And I think us Europeans, we have this firm belief in social security, right? So it is really in our DNA. Okay. And I asked to my community to ask you questions, and like the top question was how Trade Republic makes money. I heard a lot of your answer to this question. If you can go as deep as you can, that would be appreciated. So if you look into a traditional broker, they have 3 income streams. The commission they get from the customer, obviously, a revenue share with the stock exchange, so which pays something back, and then a revenue share with the issuer, meaning like a BlackRock for ETFs or derivatives. And so the problem is not how to make money without fees. The problem is how can you be so cheap in your cost and your own cost that you can only live with the other 2 income streams, right? And we've built that machine so we can now execute trades almost for free, meaning that we can cut the cost for the consumer and only live with the revenue shares with the partners, right? And that brings a great offering to the people. But as you learned, it took 4 years to build up, so it was quite a long journey. And is it profitable now? Yes, so we're very, very focused on the fact that every customer, every trade generates a profit, right? And the money we invest is into marketing, into growth, into new products, right? And as a startup, as you know, we've raised 1.3 billion euros in venture funding, so we can afford to really invest into those topics. But the overall business is very healthy and almost very German boring. Congratulations, actually. Not much to go. Are you planning to have any other rounds of investment in like this year or in the next years to come? Well, I think we've been quite privileged to work with many investors, right? And just last year we did 250 million by a Canadian pension fund. So we have a lot of money on the bank account, right? So there's much time in front of us. And time will tell. I think for now we're very happy where we are. I don't think in the next 2-3 years that something comes along. And which are the main challenges now? First of all, it's one thing to found a bank, found a broker, and the other one to really run one, right? So you need to be focused on being incredibly efficient and effective in doing so, otherwise you lose focus. The second one, nobody has ever built a European offering, right? So you need to really
bring what works in Germany to Spain, to Italy, to France, right? And be local. And that's why we're so curious working with people on the ground to really focus how can we deliver the best product in the very region, in the very country. Tax easiness, new asset classes, and other things. And as for yourself, what is your end goal with Trade Republic? We believe that there's going to be a lot of young people who are not investing today, and these people will start investing. And by doing so, they will cut a fraction of their salary and invest it month for month for month. So in 10 years' time, I think there should be a new generation across Europe of people every single month taking money, not under their pillow, not in the piggy bank, but into Trade Republic to make it grow for them, right? Okay. And we believe then these customers are here to stay. And then they hopefully even retire onto the Trade Republic platform in 30 years' time. So you're not planning to sell your shares? You're not planning anything of that? Like, which is your end goal? And are you happy? Yes. So growing up in a very small, like, farmer's town in Germany, and my two parents had been very unsuccessful entrepreneurs, both got bankrupt. But I grew up with the notion that you wake up every morning, even on the weekend, and you just do something you love. And I'm very, very privileged to work with fantastic people on a great problem. Right, and I couldn't imagine anything better. So hopefully I'm privileged to do it for a long time. Okay. And last question, do you think that Trade Republic is the best solution to tackle all the problems that you explained now? No. Right, so there's so much to be done, right? I think we have so aspirational goals. I think we can build a much better product, a much easier product, a much more comprehensive product, right? So we always say we're in the early innings. There's so much to come, right? The first half of the match is not even over, so I think we can improve a lot. What do you mean with so much to come? Oh, you will see. I think your users are going to see. I think in the next 12 months, we're going to bring a lot of new features to the people across Europe, which hopefully open up new ways, new opportunities for people to invest their money, but we always share when it's ready. Okay. Thank you so much. Thanks a lot. Good luck. Thank you. Appena finita l'intervista sono decisamente stanco ed è stata molto figo. La cosa più interessante è che il fondatore, che gestisce una compagnia fintech miliardaria, è laureato in filosofia, quindi si è trovato in un mercato completamente diverso da ciò che originariamente aveva studiato. Ora sono in questo centro commerciale molto figo e sto raggiungendo Masha, che è in questa sorta di outlet discount che dovrebbe avere diversi brand interessanti. Cerchiamo di capottarci. TK Maxx, curry sausage da Berlino, patate, goulash, cena tipica berlinese. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un mi piace e iscrivetevi, perché la mia avventura nel Nord Europa non finisce qui. Infatti, prossima tappa Vilnius, ma quella è una prossima avventura storia.